si scioglie, è burro, ma burro nel vero senso della parola, e ha un sapore che è, dire fantastico? Sì, sì, fantastico. Questa ricetta, vi dico subito il nome, il manzo alla mongola. Secondo me di mongolo non c'è niente questa ricetta. Probabilmente ricetta nata in qualche ristorante, forse negli Stati Uniti, non lo so dove, so solamente che è estremamente interessante. Di varianti ce ne saranno quanti gli abitanti degli Stati Uniti, però è quella che vi faccio oggi è veramente buona. Allora, intanto è tutta molto particolare, quindi questa è una ricetta che non si fa aprendo il frigo e dicendo ho tutti gli ingredienti, qui bisogna andarli a cercare. Partendo anche dalla carne. La carne, questo è il diaframma di manzo. È molto particolare come taglio di carne, è un taglio di carne che prima non veniva poi così tanto considerato, ora invece comincia a essere considerato perché è davvero davvero molto buono. Allora, fatelo pulire perché normalmente c'è del tessuto connettivo che va tolto, ok? Però partiamo proprio dalla carne. Allora, vedete com'è la venatura della carne? Quindi seguite la venatura, tagliamola seguendo la venatura, quindi non controtaglio. Allora, prendiamo il coltello e cominciamo ad affettarla. Vedete? Più o meno striscioline di queste dimensioni. Ecco qui, la carne è pronta. La metto in una ciotola più grande e ora faccio un'operazione che vi dico la verità, io non ho mai fatto, però siccome mi attengo un po' a questa ricetta ho detto la seguiamo, effettivamente ci siamo trovati anche bene in questo qui, la dobbiamo sciacquare. Butto via la prima acqua. E poi la rimetto a bagno nell'acqua. Ok, ora questa si lascia da una parte e si crea la salsa per marinarla. In una ciotola vado a mettere bicarbonato, amido di mais, e qui cominciano a arrivare gli ingredienti un po' più esotici. Un cucchiaio di salsa di ostriche, a proposito di salsa di ostriche non c'entra niente, ma ve lo dico giusto per, quando è stato? Pochi giorni fa, ora non so quando vedete questo video, ma insomma diciamo che era i primi di maggio, ho mangiato insieme al mio carissimo amico Fabrizio una selezione di ostriche, credo che erano 6 varietà di ostriche, una più buona dell'altra, veramente, cioè è stata una cosa bellissima. Vabbè, finito il discorso. Un cucchiaino di salsa di soia e un cucchiaino di salsa di soia densa, ho messo un po' di meno, ecco qui, un pizzico di pepe bianco e 4 cucchiai di acqua. Uno, ecco qua. Faccio amalgamare bene tutti gli ingredienti. Ok, prendo la carne, strizzo leggermente senza forzare troppo per togliere il liquido, l'acqua in eccesso, e lo metto in questa marinata. Perfetto.
La carne è pronta e ora rimane lì a marinare mentre preparo tutti gli altri ingredienti. Aglio, l'affetto, lo tengo qui, poi dopo lo triterò insieme al cipollotto, la parte bianca del cipollotto, la parte verde la utilizzerò dopo. Mettiamo via. Peperone, mezzo peperone verde e mezzo peperone rosso, ma in realtà di peperone verde l'ho preso pochino. Ecco qui. E taglio a filetti il peperone. Ok, i peperoni sono pronti. Ora la cipolla, metto insieme ai peperoni, tanto li metterò insieme. Preparo il cipollotto, la parte verde. Non ne prenderò tutto perché non mi serve tutto, prendo quello più bello. Ecco fatto. Questo me lo metto qui di fianco. Allora, ora si prepara la salsa di cottura. Per le verdure, un cucchiaio di salsa di ostriche, un cucchiaio, no, questa è quella densa, quindi è quella scura di soia, questa qui invece è la salsa di soia normale, un cucchiaio, un cucchiaino di salsa di soia scura. La differenza tra la salsa di soia scura e la salsa di soia leggera è che quella salsa di soia scura è molto più zuccherosa. Vino cinese, una salsa piccante tipo tabasco e lo zucchero. E faccio amalgamare tutto bene. Ultima cosa da fare è quella di togliere la marinata in eccesso. Farle scolare bene. Perfetto. Uso la stessa ciotola di prima e aggiungo l'amido di mais a creare quasi una sorta di pastelletta esterna, ma è un'infarinatura, diciamo, via. Faccio con le mani perché una delle cose belle dell'amido di mais è che incolla tutto, quindi rischio di mettere a friggere dei pezzettini tutti incollati. Ecco qua. Andiamo a friggere. La frittura deve essere rapidissima, qui deve cuocere 1 minuto, ma proprio al massimo, si deve creare una crosticina esternamente e poco più.
ora siamo alla fine della cottura, quindi ora si salta tutto nel wok. Un po' d'olio di semi. Allora, nelle ricette, in moltissime ricette si utilizza l'olio dove si è fritto la carne. Onestamente a me non mandava, quindi preferisco un po' di olio nuovo. Aglio e cipollotto. Mi raccomando, pochi secondi, perché qui sennò si brucia tutto molto velocemente. Sentite come sfrigola bene? Ok, è il momento di mettere tutte le verdure. La carne. Ah, detto tra noi, l'ho assaggiata così, è già buonissima in questo modo. E alla fine la salsa di cottura. Finita. Ora si deve solo assaggiare. Mamma, è una meraviglia, è una meraviglia. Il profumo è fantastico, veramente fantastico. Ora si assaggia. Vassoietto. Faccio una porzioncina. Ecco qui, mi sono fatto una piccola porzione. Il cipollotto, la parte verde sopra. Questa sembra una cosa, come dice, vabbè, in più a che serve? Serve perché ci sta veramente bene. Lo sapete che non ho le bacchette cinesi, posso fare anche senza bacchette cinesi. Subito solo la carne. Allora, è tenerissima, si scioglie, è burro, ma burro nel vero senso della parola, e ha un sapore che è, dire fantastico? Sì, sì, fantastico. Non è mongola questa ricetta, perché magari è un'invenzione, non importa. So che chi l'ha inventata ha fatto del bene all'umanità, ma sul serio. Mamma mia, ma che vi devo dire? Provatelo. Passate quei 10 minuti ad andare a cercare gli ingredienti, che non sono impossibili da trovarsi, perché poi questo piatto qui diventerà... Vi innamorerete, credetemi, vi innamorerete.